Il Salone di Monaco porta con sé non solo novità dal punto di vista statico, non solo concettuali, ma anche auto reali. Come 2 anni fa, anche quest'anno vi portiamo in un test drive. Non è l'ultimo, non è l'unico, anzi, proveremo insieme la nuova Mercedes GLC in variante plug-in hybrid 300DE, quindi questa è una plug-in hybrid diesel. Non perdiamo altro tempo perché c'è molto di cui parlare dal punto di vista sicuramente estetico, visto il fatto che è la nuova GLC, ma soprattutto dal punto di vista dinamico, quindi andiamo a provarla insieme per un breve test drive e un primo contatto qui per le strade di Monaco di Baviera. Questa seconda generazione di GLC non stravolge quanto visto nella prima, nata nel 2015. Rispetto al passato il suo aspetto è più sobrio, meno aggressivo, riprendendo molti dettami dall'ultima generazione di classe C. Mantiene però le proporzioni classiche di un SUV che ha venduto tantissimo. La calandra anteriore esagonale è ammorbidita, arricchita da piccoli elementi 3D e da una sola striscia centrale, ai lati della stella. All'estremità della griglia i fari, rinnovati in forma e firma luminosa. Dei full LED con tecnologia Digital Light capaci di proiettare sull'asfalto informazioni come ad esempio i limiti di velocità, grazie alla rifrazione di 1,3 milioni di microspecchi. Lateralmente mantiene la classica configurazione da SUV di GLC, ancora disponibile anche in variante coupé. A cambiare sono le dimensioni. Se infatti la larghezza di 1,89 e l'altezza di 1,64 rimangono invariate, la sua lunghezza cresce di 6 cm, arrivando a 4,71 con un passo di 2,88 m, tutto a vantaggio dei passeggeri. I cerchi sono disponibili da 18 a 20 pollici. I paraurti anteriore e posteriore sono stati ridisegnati, ma mantengono la configurazione quasi fuoristradistica con le tonalità scure della parte bassa. Il posteriore infine monta un gruppo ottico con fari sottili, uniti da un fascione nero centrale. Corre orizzontalmente per il portellone che, nella variante plug-in, cela un baule da 470 litri che arrivano a 1530 abbattendo il divanetto posteriore. Finalmente a bordo, alla guida di questa Mercedes GLC 300DE, come anticipato nell'intro del video, abbiamo il lavoro combinato di un motore termico, diesel, e un motore elettrico che si alimenta tramite un pacco batterie montato sotto il pianale, sotto il baule. Tutto ciò fa di questa GLC un'auto a tutti gli effetti plug-in hybrid, quindi ricaricabile in corrente alternata, ma c'è anche la possibilità della presa combo, quindi della CCS2 per quanto riguarda la ricarica fast. Vi do un po' di dati: il motore diesel è un 2004 cilindri da 197 cavalli, il motore elettrico che è montato tra il motore termico e il cambio ha una potenza di 136 cavalli circa, quindi dovrebbero essere circa 100 kW. La potenza combinata è di 333 cavalli con una coppia massima combinata di 700 Nm, quindi ragazzi stiamo parlando di dati semplicemente eccezionali. L'abitacolo è caratterizzato dalla sconfinata digitalizzazione del sistema MBUX, il volante è condiviso con le ammiraglie della casa. 2 razze sdoppiate che contengono innumerevoli pulsanti, esclusivamente touch, per il controllo della strumentazione digitale. Una plancia spiovente e levigata, che dall'infotainment da 12 pollici scende verso il tunnel centrale. Ora le bocchette, più ovali in stile aeronautico, sono tutte spostate in alto. Mentre lo schermo touch non è più un tablet perpendicolare al suolo, ma una configurazione più spiovente e marcatamente inclinata verso il guidatore. Gli interni mantengono la cura estetica di Mercedes-Benz, con un'ampia e sofisticata scelta di materiali e combinazioni di colore. Se infatti nella parte bassa dell'abitacolo ci sono ancora le plastiche rigide, tutto intorno è un tripudio di pelli, superfici gessate o in gloss black. La GLC provata da noi a Monaco, ad esempio, fa bella mostra di nuovi sedili con poggiatesta ridisegnati e una combinazione di colore rossa e nera. Al momento ci stiamo fermando al semaforo e abbiamo la realtà aumentata per quanto riguarda appunto la navigazione, ci dice in 3D le svolte, ci mostra anche in piccolo il semaforo per quando abbiamo magari un semaforo in alto che non vediamo per il parabrezza, e abbiamo anche la navigazione proiettata sulla strumentazione 100% digitale dietro il volante. Un volante, ve lo dico a primo impatto, che ha delle belle dimensioni in quanto la corona è abbastanza generosa, ma anche il diametro proprio dell'impugnatura in pelle traforata, pelle tra l'altro di altissima qualità, è generoso anch'esso. Ora ci fermiamo, dallo schermo dell'infotainment si possono controllare vari parametri come ad esempio la preclimatizzazione, la programmazione delle ricariche per quanto riguarda l'elettrificazione di questa vettura, quindi la ricarica delle batterie.
Si possono però anche selezionare le differenti modalità di guida. L'auto, ve lo anticipo, ha le sospensioni idrauliche a controllo elettronico. L'altezza può essere regolata su 3 livelli nella modalità off-road. Altre modalità di guida comprendono la individual, la sport. Abbiamo anche l'individual, sarebbe ovviamente quella dove andare a personalizzare la risposta del motore, delle sospensioni e della modalità ibrida, tra l'altro. Tra le altre modalità abbiamo B, che sarebbe battery hold, quindi ci facevano un esempio stamattina portando le vetture per i test drive in piazza qui a Monaco da fuori città, hanno guidato in modalità 100% termica per preservare il livello di carica della batteria di questa specifica GLC 300DE e arrivare quindi a poter circolare in modalità 100% elettrica arrivati nel centro di Monaco. C'è una modalità EV dove possiamo selezionare, se la condizione della batteria ce lo consente e il livello di carica idem, appunto manualmente la modalità di guida 100% elettrica. E un'altra modalità è quella ibrida, dove l'auto, in base alle condizioni di guida, in base soprattutto all'utilizzo dell'acceleratore, va a scegliere in maniera autonoma se accendere il motore elettrico, se utilizzare solo quello termico o se comunque far lavorare in combinato, appunto quindi modalità ibrida. Nel frattempo, mentre sto guidando, abbiamo quindi le informazioni sulla strumentazione davanti ai miei occhi per quanto riguarda la guida. Sulla sinistra 100% digitale, circolare, simula un quadrante analogico per quanto riguarda il tachimetro, al centro la navigazione, sulla destra invece abbiamo a disposizione i girimotore che attualmente sono su 0 perché abbiamo in visualizzazione la fase di charge e di power, quindi quando freno vado a ricaricare il pacco batterie, quando accelero andiamo a consumare appunto il livello, perché attualmente siamo in ibrido e quindi l'auto ha deciso di andare in elettrico. Con il satellite, classico satellite, qui dietro posso selezionare la marcia, quindi drive, reverse, neutral, park, ma anche mi mostra in questo momento accanto sullo schermino la H per appunto farmi capire che stiamo circolando in modalità di guida ibrida. Sempre dietro il volante, al di là dei satelliti per controllare tergicristalli e anche la marcia, abbiamo i pedal belli dal punto di vista estetico, comodi dal punto di vista dell'ergonomia e quindi dell'utilizzo, ma un'altra funzione, anzi 2 funzioni, sono caratteristiche di questa variante plug-in. In che senso? Ora la macchina ha deciso di accendere il motore termico. Quando il motore termico, il 2004 cilindri diesel, è acceso, i pedal funzionano come semplicemente pedal di un cambio sequenziale, quindi automatica, ma possiamo mettere in manuale e scalare o ingranare la marcia. In modalità ibrida e in elettrica invece vanno a regolare in quindi funzione di veleggio in marcia elettrica il livello di frenata rigenerativa e quindi affrontando una curva possiamo decelerare utilizzando i pedal, in generale regolare quella che è la potenza del freno motore che va a recuperare energia per ricaricare il pacco batterie. Ma al di là di queste caratteristiche tecniche e tecnologiche di elettrificazione, come si comporta nell'effettivo in questi pochi chilometri di test che stiamo facendo sulle strade di Monaco? Allora vi dico che purtroppo Monaco non ha così tante buche, quindi l'assetto non lo possiamo testare veramente come si deve. Però la parola chiave è assolutamente comfort. Comfort per l'assetto, ancora una volta, comfort per quanto riguarda i sedili, me lo potranno confermare i miei colleghi che sono seduti là dietro in questo breve test drive, ma ve lo confermo anch'io perché comunque i sedili sono abbastanza contenitivi ma non eccessivamente sportivi, quindi non sono propriamente a guscio, hanno dei bei fianchetti che mi sostengono e potrebbero sostenermi nelle curve più sostenute. Comfort dato anche dall'insonorizzazione che è decisamente di livello. Vi dico che attualmente sono le 12:30 di mattina e non sento praticamente nulla per quanto ci sia veramente tanto traffico qui a Monaco di Baviera. Non avevamo previsto questo tratto di pavé. A livello acustico un minimo si sente, forse anche a livello visivo dalla telecamera, ma vi dico che per quanto riguarda il comfort, sì, si sente sensibilmente il cambiamento di superficie su cui sto guidando, ma comunque non veniamo lanciati né da una parte né dall'altra. La guida è seriamente morbida, se non fosse per il punto di vista acustico mi sembrerebbe di stare su una normale strada italiana. La posizione di guida è regolare, è regolabile su tantissimi livelli in quanto abbiamo i controlli sul pannello porta per quanto riguarda le diverse posizioni del sedile.
e anche la visibilità in marcia è piuttosto buona, piuttosto equilibrata. Abbiamo un muso abbastanza alto, ma vi dico che nell'MBUX in fase di manovra viene proiettato tutto ciò che si vede intorno alla macchina. Infatti abbiamo una visione a 360 gradi che nello specifico porta ad avere una visuale anteriore privilegiata. Infatti il muso è alto, molte volte però le telecamere montate sul paraurti vengono pregiudicate dalle auto che ci sono davanti a noi in parcheggio o nel traffico. In questo caso invece la posizione specifica della telecamera anteriore ci permette di avere una visuale completa, e quindi siamo usciti dalla piazza dove era parcheggiata questa GLC in tutto comfort e in tutta sicurezza, senza doverci preoccupare di pedoni, ciclisti e ostacoli vari. La gamma della GLC 2023 è interamente ibrida con trazione integrale 4MATIC. Si parte dalle mild hybrid benzina, 2004 cilindri, la GLC 200 da 204 cavalli, la 300 da 258 cavalli e la GLC 43 AMG da 421 cavalli. Le plug-in benzina, sempre 2004 cilindri, sono invece la 300e da 313 cavalli e la 400e da 381 cavalli. Passando al gasolio, anche qui tutte 2004 cilindri, la scelta nel mild hybrid prevede 220D da 197 cavalli o 300D da 269 cavalli. Arriviamo però all'esemplare che abbiamo testato durante il Salone di Monaco, la plug-in 300DF 4MATIC, con il 2000 diesel 4 cilindri con trazione integrale abbinato al cambio automatico 9 rapporti, che sviluppa 333 cavalli. La velocità massima per questo SUV da 2340 kg è di 217 km/h, ma non è questo il dato interessante. Infatti il comfort da business class della GLC viene dato soprattutto dalla configurazione elettrificata del modello. Il pacco batterie da 31,2 kWh montato posteriormente permette di alimentare il motore elettrico e di percorrere tra i 110 e i 130 km in modalità 100% elettrica, con consumi dichiarati di 20 kWh su 100 km ed emissioni di 10 grammi di CO2 per chilometro. Chiaramente attendiamo un test più approfondito per comunicarvi le nostre registrazioni, anche perché i consumi dichiarati di gasolio si attestano su un poco realistico mezzo litro su 100 km. Il pacco batterie si può ricaricare completamente in corrente alternata ad 11 kW in 3 ore, ma anche in soli 30 minuti in corrente continua a 60 kW. Un grande vantaggio visto che nel nostro test in modalità ibrida tra città e tangenziale la GLC gira quasi sempre in elettrico. Una caratteristica interessante, per esempio nella modalità off-road, attualmente non ce n'è ovviamente bisogno, è il fatto che nello schermo ci viene mostrato l'angolo di sterzo delle ruote, utilissimo. Dico delle ruote non riferendomi solamente all'asse anteriore. Giuseppe mi ha fatto notare poco fa che abbiamo dovuto fare una leggera correzione di emergenza perché c'era un tir nel senso opposto che si era allargato troppo, e ha sentito chiaramente l'asse posteriore sterzante e ce l'hanno confermato. Questa GLC, come tante altre Mercedes, ha le 4 ruote sterzanti. Nello specifico su questo modello abbiamo un angolo di sterzo posteriore di 4,5 gradi, uno sterzo che in fase di manovra e alle basse velocità gira controfase rispetto alle ruote anteriori, mentre alle alte velocità, ovviamente tutto ciò viene regolato automaticamente dal sistema elettronico, nelle curve più sostenute le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione di quelle anteriori, quindi migliorano di molto la dinamica di guida, ma soprattutto la sicurezza alla guida. I prezzi per il nuovo GLC 2023 partono da 64.000 euro per le varianti benzina mild hybrid. Come di consueto però, per portarsi a casa una variante plug-in bisogna sborsare ben altre cifre. La diesel 300DE parte infatti da 81.000 euro. Ok ragazzi, siamo tornati qui in piazza alla Residence Hof di Monaco di Baviera dopo questo bellissimo test drive insieme alla GLC 300DE, quindi la variante plug-in hybrid. Ora vi chiediamo di farci sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Se il test drive vi è piaciuto, questo breve test drive, lasciateci un like. Oltre a questo iscrivetevi al canale e cliccate sul campanello per ricevere, se vi va, tutte le nostre notifiche e aggiornamenti che sono anche sui social e sul nostro sito web. Il nome è sempre lo stesso, wedrive.tv.